L'integratore alimentare a base di biopeptidi attivi del collagene di nuova produzione, il long life, è basato su un collagene idrolizzato prodotto dall'azienda leader a livello mondiale e riconosciuta tale nel 2018, la PB Leiner, che praticamente produce il Solugen 5000B, che è alla base di questo prodotto, che proprio 5000B è la caratteristica dei 5000 Dalton, che è il peptide, che non è quindi un polipeptide né più una proteina, ma è un peptide e quindi di rapida assimilazione, perché l'elemento fondamentale del collagene deve essere la capacità di essere facilmente assimilato. Quindi questo collagene Bernardis, questo long life, è una miscela di polipeptidi bioattivi di collagene idrolizzato di elevata qualità e rappresenta un integratore che, associato alla vitamina C, favorisce la formazione del collagene, che è la proteina più rappresentata all'interno del nostro organismo, fondamentale per la formazione delle ossa, delle cartilagini, della pelle e dei denti, importantissima anche nei piccoli bambini, nel periodo di dentizione, fondamentale per mantenere una pelle sana con l'evolvere del tempo e importantissimo per contrastare a livello delle ossa i fenomeni osteoporotici, osteopenici, che colpiscono le donne in menopausa, perché sappiamo che l'attività estrogenica sia nella donna quanto nell'uomo è quella che determina la solidificazione, la mineralizzazione delle cartilagini di coniugazione metafisarie, delle metafisi, e quindi praticamente permette l'interruzione della crescita staturale. Ed è quella che permette, una volta che spariscono gli estrogeni, è quella che purtroppo determina la demineralizzazione dell'osso, che noi possiamo contrastare con la somministrazione del collagene, favorendo la sintesi del collagene, dando questo substrato in aminoacidi che sono in particolar modo glicina, prolina, idrossiprolina, lisina e idrossiprolina, che insieme alla vitamina C, che favorisce la sintesi del collagene, possono dare il punto di partenza praticamente alla rigenerazione dell'osso, alla rimineralizzazione, perché l'osso ha prima una componente fibrillare di fibre collagene con strutturazioni tipo osteoide a fibre intrecciate, che poi si organizza in osteoni con lamelle a fibre concentriche. Quindi è fondamentale sia nella riformazione delle ossa, ma quanto nella strutturazione delle cartilagini. Si potrebbe addirittura addizionare l'assunzione del collagene proprio per avere un'azione più specifica verso le cartilagini col contraddinsolfato, ed è importante quindi per prevenire i danni delle articolazioni, soprattutto negli sportivi che lo utilizzano in modo importante, soprattutto gli sportivi che fanno corsa, che fanno sollevamento pesi, che utilizzano particolarmente le loro articolazioni. L'assunzione del collagene ormai si è visto svolgere una funzione fondamentale nel prevenire l'insorgere delle rughe e nel favorire il mantenimento di un'ideale elasticità della pelle, favorendo e determinando anche l'accrescimento muscolare. Sembrerebbe essere ancora migliore, secondo alcuni, nella crescita muscolare, pur non fornendo una grossa quantitativo di aminoacidi ramificati e quindi non avendo un altissimo valore biologico, però diventa fondamentale perché favorisce, appunto, favorendo la sintesi del collagene, la strutturazione della formazione delle fibre muscolari. Quindi, ricapitolando velocemente, abbiamo ormai spiegato, e ormai è spiegato da tutti, che la somministrazione, l'assunzione di peptidi bioattivi del collagene stimola
l'attività osteoblastica, cioè quella produzione della matrice extracellulare delle ossa, che è presupposto indispensabile e fondamentale per la mineralizzazione delle ossa. Noi stessi prendiamo questo prodotto per, diciamo, donarlo, per offrirlo ai nostri pazienti quando noi ci interfacciamo a livello osseo come nel mondo dell'implantologia, e addirittura non solo favoriscono l'attività osteoblastica, cioè nel favorire la formazione dell'osso, ma riducono il processo degenerativo che colpisce le ossa, come l'osteoporosi, perché è un processo di invecchiamento delle ossa, e quindi riducono l'attività osteoblastica, riducendo e favorendo l'addensamento, l'accrescimento della densità ossea, e quindi favoriscono una formazione di un osso più denso, più forte, più stabile, favorendone anche però, grazie al collagene, la capacità di flessione e il mantenimento in salute dello scheletro. Inoltre sono in grado le biopeptidi attivi del collagene sono in grado di stimolare alcune funzioni vitali del corpo, e soprattutto migliora la funzionalità, oltre che delle articolazioni e delle cartilagini e quella dell'osso che diventa più solido, la crescita muscolare e anche la pelle più distesa e in salute. Inoltre, qual è il grosso vantaggio praticamente dei biopeptidi del collagene? È quello praticamente di andare a contrastare i danni che fa l'invecchiamento. Quindi, siccome noi abbiamo un processo fisiologico, è quello dell'invecchiamento, noi dobbiamo, diciamo, sostituire alla senescenza, cioè un invecchiamento distruttivo del nostro organismo, un invecchiamento fisiologico, naturale, e questo è importante per mantenere non solo appunto l'aspetto esteriore della pelle e l'aspetto interiore degli elementi strutturali, muscoli, ossa e articolazioni, ma anche per avere quell'aspetto fisiologico importante a livello connettivale, che soprattutto si manifesta a livello cutaneo, a livello del derma, dove praticamente ci sono quelle cellule che producono il collagene, che svolge una funzione di sostegno importante dal punto di vista biomeccanico del tessuto epidermico e soprattutto del trofismo della cute. Per cui con l'avanzare dell'età, dopo i 40 anni, quando c'è questo decadimento fisiologico e avviene questo invecchiamento della pelle con perdita di elasticità e comparsa e ispessimento delle rughe, noi possiamo contrastare questi fenomeni assumendo i biopeptidi del collagene. Inoltre non sembrerebbe che il collagene idrolizzato svolga soltanto queste funzioni anti-age, eccetera, ma ha molte proprietà. Prima di tutto l'assunzione dei biopeptidi del collagene, che vengono rapidamente assimilati perché sono già stati idrolizzati e quindi predigeriti, anche lo stato di salute dei capelli. Il collagene favorisce la diminuzione del dolore, ma soprattutto praticamente per chi volesse mantenere un calo fisiologico del peso viene aiutato da questa proteina del collagene, che sembrerebbero permanere in circolo per attività circa 96 ore. Il collagene va a migliorare quello che è lo stato di salute del nostro intestino. Addirittura sembrerebbe che nella sindrome SIBO, cioè di quella che è l'intestino bucato, della permeabilità intestinale, il collagene favorirebbe praticamente un'azione molto importante di rigenerazione, e appunto, come fa a livello cutaneo, lo farebbe anche a livello delle nostre arterie. Quindi la disponibilità di collagene sembrerebbe migliorare anche lo stato di salute delle nostre arterie, nonché favorire, e questo è molto importante, la crescita dei capelli e della strutturazione delle unghie. La riduzione della formazione del collagene all'interno del nostro organismo e quindi mantenere il collagene alto
Una delle cose più importanti è fare una dieta evitare una dieta ad alto contenuto di zuccheri, evitare di esporsi ai raggi solari, in particolar modo alla componente ultravioletta per tempi prolungati, evitare di fumare, evitare praticamente di non assumere, evitare anche un'eccessiva attività sportiva che porta a un decadimento della nostra struttura collagenica. Il collagene, ma in particolare è importantissimo anche perché migliorando lo stato della pelle ed essendo la pelle uno dei fattori più importanti per valutare l'età di una persona, mi metto in gioco anche io che ho attualmente solo 62 anni già compiuti, e porta benefici alla pelle ma anche ai capelli, proteggendoli dalla disidratazione, rendendoli più resistenti, favorendo elasticità e quindi è un vero e proprio alleato anti-age. Quindi il collagene rende la pelle più liscia, levigata, scompaiono gli eventuali segni del tempo e rendono la cute più giovane. Inoltre conferisce una notevole robustezza al follicolo di capelli e ha un ruolo molto importante nella strutturazione dei nostri muscoli, dei nostri tendini, previene l'osteoporosi, i fenomeni dell'artrite. Quello che è importante sottolineare è che migliora notevolmente lo stato di salute del nostro intestino, aiutando a sigillare l'eventuale permeabilità intestinale, che è quella che permette il passaggio in circolo di quei macronutrienti non ancora digeriti, causando infiammazioni e problemi al sistema immunitario, soprattutto in rapporto e in presenza di disbiosi intestinale. Ricordare che il collagene è una delle principali proteine di sostegno del nostro corpo è fondamentale, e ricordare che quando assumiamo i biopeptidi del collagene noi introduciamo prolina e glicina che servono a sostenere praticamente le strutture collageniche. Quindi oltre alla glicina, la prolina, l'idrossiprolina e anche l'arginina, e dobbiamo dire che questo svolge così dando un substrato molto importante nel mantenimento della formazione e del mantenimento della quantità e della qualità del nostro collagene corporeo, che è la proteina più diffusa all'interno del nostro organismo. Inoltre la disponibilità di un aminoacido come la glicina, che viene fornita dai biopeptidi del collagene, e serve a mantenere in modo costante la glicemia, essendo la glicina un amminoacido glucogenico molto importante, quindi svolge una funzione importante nel mantenere costante la glicemia, e inoltre può influenzare la produzione di neurotrasmettitori cerebrali che sono necessari per mantenere sana la funzione cerebrale e sostenere la salute emotiva di un soggetto, per cui il collagene sembrerebbe anche coinvolto praticamente nel mantenere un sonno più profondo e più riposante, e proprio durante il sonno infatti che il corpo produce mediante un trofismo anabolico quello che è la quantità del collagene. Quindi diciamo che riuscire a stimolare in modo naturale quella che è la produzione di collagene è sicuramente la soluzione più efficace per chi desidera supportare salute di ossa e articolazioni, mantenere una pelle lucida e l'aspetto giovane, mantenere un intestino sano, mantenere la salute del proprio cervello, supportare il proprio metabolismo e mantenere un sonno ristoratore. Il miglior modo per integrare e normalizzare la funzione del collagene è proprio assumere il collagene idrolizzato, ottenuto sottoponendo il collagene nativo di tipo 1 a processi di idrolisi con lo scopo di ridurlo in frammenti proteici di minore peso molecolare. Scopo primario dell'integrazione del collagene, dunque, quello di promuovere e di stimolare la sintesi dello stesso all'interno dell'organismo,
fornendo alle cellule il pool di aminoacidi necessari. Il collagene, che è questo elemento strutturale, è già ampiamente utilizzato in campo medico nel trattamento delle ustioni. Il collagene ha una fase di produzione intracellulare ed una fase di produzione extracellulare. Queste molecole di protropocollagene vengono trasformate in molecole di collagene che sono però tanti tondini di ferro. Solo nel momento in cui escono a livello extracellulare vengono linkati, ed è il linkaggio il momento importante in cui questo elemento si struttura. È questo che viene a mancare, la componente e la maturazione extracellulare, per cui è molto importante, affinché questo avvenga, che ci sia questo substrato aminoacidico fornito dai biopeptidi del collagene. Questo è molto molto importante. A breve noi disporremo praticamente di questi polipeptidi a basso peso molecolare, 5000 Dalton, che è una misura della massa atomica sotto la quale si parla di peptidi, e potranno essere facilmente direttamente assimilati, cosa che in natura è difficile assimilare il collagene presente all'interno della carne e del pesce, e quindi praticamente noi dobbiamo ottenere questo effetto positivo. Quanto collagene dobbiamo assumere? Il collagene che noi dobbiamo assumere deve essere almeno nella quota di 4-5 grammi al giorno. Se noi utilizzassimo delle tavolette e delle compresse, non riusciremmo mai a raggiungere questi dosaggi e dovremmo assumere una quantità pazzesca di tavolette. Se utilizzassimo, perché dobbiamo mettere dell'altro materiale per tenere compattato il collagene, avremmo difficoltà anche ad assimilarlo. Se lo mettiamo in soluzione acquosa va benissimo, è ottimo, ma per mantenerlo tale, che perderebbe alcune caratteristiche, dobbiamo usare un solvente, un conservante, che è il benzoato di sodio, che è tossico per il nostro organismo, per cui le preparazioni in polvere sono quelle ideali. L'importante è sapere, quando acquistate il collagene, qual è la casa che lo produce, quale tipo di collagene è presente all'interno del vostro prodotto acquistato. Noi possiamo dire che la BB Leinar, che è praticamente l'azienda leader, premiata nel 2018 come l'azienda migliore al mondo per la produzione di prodotti a base di collagene, ha praticamente prodotto questo prodotto specifico, che è il Solugen 5000B, che è quello contenuto all'interno dei nostri confezioni, dei nostri prodotti, che viene ovviamente arricchito con vitamina C e aromatizzato per renderlo gradevole, e quindi praticamente permettere l'assunzione di almeno 10 grammi al giorno di collagene. Noi consigliamo anche 2 misurine almeno per raggiungere 20 grammi. Poi c'è chi utilizza il collagene per fare una dieta non chetogenica, ma comunque per fare l'integrazione proteica, può utilizzare il collagene a dosaggi più alti. Quello che noi consigliamo comunque è un dosaggio di almeno 10 grammi al giorno, un cucchiaino, che va nell'ambito di un'integrazione, di un digiuno con integrazione proteica mediante le chetoproteine. Spero di essere stato di aiuto, vi ringrazio per l'attenzione, a presto.